Ciao Jacopo, Ciao Maria. tu sei un artista di circo con l'associazione SLAM. Sì, l'associazione è nata un anno e mezzo fa, 2 anni fa, da un gruppo di amici che si è incontrato. Tutti quanti avevamo iniziato a lavorare un po' nel mondo del circo. Già ci conoscevamo con alcuni, qualcuno è arrivato di nuovo, l'abbiamo conosciuto fondando l'associazione, ci siamo trovati insieme per fare un lavoro. E poi ci piaceva come lavoravamo insieme e alla fine abbiamo deciso che avremmo proseguito assieme. L'associazione è qui a Piano, vicino di Bolzano. L'associazione ha sede a Bolzano, però lavoriamo un po' dappertutto, qui in regione proprio un po' dappertutto. Poi quando ci chiamano andiamo anche fuori dalla regione, certo, sì. Lavorate nella strada, però Spettacoli facciamo in strada, facciamo anche spettacoli in teatro e anche insieme ad altre compagnie. In strada è molto bello, in strada è molto più bello, cioè è diverso. In teatro il pubblico è un po' più preparato, no? Viene e sa già cosa va a vedere, in strada no, è molto più diretto. Non solo facciamo spettacoli, diamo delle classi sia di acrobatica aerea che di discipline di circo come la giocoleria o l'equilibrismo. Facciamo dei corsi di teatro fisico e poi facciamo dei progetti sia con i bambini o i ragazzi nelle scuole sia fuori dalle scuole nel sociale, diciamo. Con i bambini ci lavoro volentieri perché si pensa che sia io a dare allegria a loro e in realtà sono loro che danno allegria a me, si mettono in gioco. Le arti circensi è una passione, è uno spazio, un luogo e un tempo che cerco di prendere per me dove posso sperimentarmi, posso sperimentare lo spazio, tutto quello che mi passa per la testa praticamente. Sicuramente l'allegria, poi anche capacità motorie e di conseguenza psichiche, che li aiuta poi nel corso della vita ad avere un equilibrio maggiore sia fisico che mentale. Queste discipline, diciamo, a me interessano di più quelle aeree. A me piace stare in aria, piace stare a testa in giù, mi piace stare sospesa, mi dà una sensazione di libertà. L'allenamento dipende dalla base che vuoi fare tu, perché il trapezio al tessuto cambiano tante cose. Sta iniziando a essere riconosciuto il valore culturale del circo, anche grazie a tante compagnie che lavorano come circo contemporaneo, quindi un po' si sta distaccando anche dal circo di tradizione delle famiglie. Per esempio arrivi nei teatri o giri tanto sulla strada, sta facendo aumentare il pubblico, questo è bene. La politica ancora non sostiene molto né con le politiche né a livello economico, a differenza della Francia. Allora, io attualmente lavoro come acrobata al trapezio fisso, le insegno anche i tessuti e il cerchio. Il mio attrezzo preferito è il trapezio fisso sicuramente e studio molto sul clown. Il clown è un lavoro di tutta la vita, lo studio. A me piace l'acrobazia, fare il tessuto e insegnare il tessuto alle persone. Trovo la forma di aiutarlo a tutti. I bambini si mettono più in gioco degli adulti, si lasciano andare, fanno quello che hanno voglia di fare, mentre con l'adulto è un po' più difficile instaurare un rapporto di fiducia proprio perché
ha diversi problemi che sono inevitabili come la famiglia o il lavoro e via così. Ieri siamo stati al centro di accoglienza con voi. Sì, siamo stati al centro di accoglienza perché lì da un po' di tempo facciamo un progetto che si chiama Hope Hop Circus. Fra il resto questo è il progetto per cui ci siamo messi insieme. La nostra idea, no, era creare uno spazio di allenamento dove potessero stare insieme i ragazzi che sono di qua e i ragazzi del centro, no? Che vengono principalmente da Pakistan, Afghanistan e Africa. Uno spazio dove per 2-3 ore ogni sabato ci si allenava insieme e si lavorava insieme sulle discipline del circo. Il circo in realtà era una scusa, no, per creare un gruppo unito, per creare relazioni sociali anche fuori dal campo, no, per i ragazzi. Devo dire che ha funzionato, siamo molto contenti. La risposta che abbiamo avuto dai ragazzi è stata fantastica. Il fatto di quello che loro ci dicevano a noi, avere un momento della settimana che aspettavano perché non pensi ai problemi, non pensi, lavoriamo tanto anche col teatro, col clown, c'è una buona energia. C'è una differenza molto importante fra quello che è lo sport puro e il circo che ha l'arte dentro di sé. La ginnastica è sport, il circo c'è la tecnica ma c'è l'arte e questo fa crescere di più il valore e c'è un valore educativo. Lavoriamo sullo stare insieme, sul collaborare, sul rispettare l'altro, sull'ascoltare l'altro, saperlo guardare, lasciare lo spazio, comunicare anche a livello emotivo certe cose, imparare a riconoscerle, a comunicarle. C'è tanto nel circo, c'è tanto, proprio tanto. Allora, per l'associazione Slam per il futuro speriamo di crescere, continuare a lavorare, continuare ad amare quello che facciamo, perché è importante secondo me. Dopo tanto tempo che si fa la stessa cosa magari uno si annoia o non è più felice, invece spero di continuare ad essere così felice di amare quello che faccio, di amare il mio lavoro e che anche gli altri lo amino quanto me. E sì, continuare a crescere, a studiare, a lavorare, a migliorare. Questo. Jacopo, grazie mille per il tuo tempo, per mostrarnos tutto il lavoro e tutto. Sì, no, io vi ringrazio a voi del tempo che siamo stati insieme, è stato